A livello di alterazioni, il trend qual è? C'è qualcosa di curioso che negli ultimi tempi riscontrate? Cioè, oggi c'è qualcosa di più? Dobbiamo andare a fermarne uno alterato, così facciamo vedere. Perfetto, allora andiamo. Oggi siamo su strada lungo la 1 all'altezza di Firenze, al fianco della polizia stradale, per scoprire come vengono effettuati i controlli sui camion, cioè secondo quali logiche, secondo quali criteri vengono selezionati i mezzi da fermare e in che modo la tecnologia può aiutare a rendere più efficiente questa attività e quindi incrementare la sicurezza stradale. Vi facciamo vedere tutto questo in questo primo episodio del nostro nuovo format Checkpoint. Partiamo! Siamo lungo la A1, all'uscita del casello di Barberino del Mugello, e pochi chilometri prima di questa uscita c'è un portale che è stato sistemato da Autostrade in collaborazione con la polizia stradale, portale che è in località Firenzuola e che serve praticamente a analizzare tutti i camion in transito. Analizzare in che senso? Cioè nel senso che vengono praticamente... Allora andiamo a prenderlo. Sì. Questo sta guidando senza carta. A prendere. Mi mandi, ci andiamo noi. Ecco, Sei libero? Vai un po' in su. che cosa stiamo verificando praticamente? Che tutti i camion che passano vengono verificati i tachigrafi che hanno a bordo. Che cosa fa questo strumento? Allora, questo strumento in pratica va a recepire, va a prendere quelli che sono i segnali che il camion emette durante il suo transito. Come sul camion c'è un'antenna a trasmissione radio a corto raggio, questo portale non è altro che un ricevitore di questo segnale e poi questo segnale viene mandato in un server che poi va a finire all'interno del nostro tablet e tramite questa carta di controllo che è in dotazione alle forze di polizia abbiamo il decriptaggio di questi dati e l'analisi di quello che sta facendo il camion, se in questo momento sta guidando regolarmente, se sta rispettando le ore di guida della giornata lavorativa, se all'interno del tachigrafo stesso, dell'oggetto di controllo, sta viaggiando regolarmente con la sua carta del conducente inserita all'interno. Perfetto, quindi praticamente quello che noi vediamo sono delle targhe che scorrono, che corrispondono a tutti i camion che passano sotto questo portale. Esatto. Se la targa è verde, praticamente il tachigrafo sta funzionando regolarmente e non c'è nessuna anomalia. Esatto. Se è gialla, invece, ci potrebbe essere una qualche anomalia che è dovuta a che cosa? È dovuta al non ricevimento di questo segnale, cioè c'è un mancato ricevimento da parte di questa antenna che riceve del segnale che questo camion dovrebbe inviare. E a che cosa potrebbe essere giustificata questa mancata? Questa cosa è giustificata solitamente a un camion ritargato, cioè spesso capita che questi veicoli, questi mezzi pesanti, sono veicoli da lavoro, perdano le proprie targhe a causa di un incidente o a causa dei troppi chilometri le viti vanno a perdersi. Di conseguenza, quando viene ritargato questo veicolo, viene assegnata una nuova targa. Questo sistema va a fare un riconoscimento delle targhe e dà l'alert per tutte quelle targhe che sono con le iniziali Firenze-Ancona, che in teoria dovrebbero essere veicoli targati dal 2019 in poi. Quindi con il tachigrafo intelligente, insomma, diciamo. Ecco, nel momento in cui adesso stiamo vedendo invece un rosso, qui qual è l'infrazione che è stata commessa? L'infrazione che è stata commessa da questo mezzo pesante in questo momento, che però dovrà essere verificata, Assolutamente. è che in questo momento il veicolo sta viaggiando senza la carta del conducente inserita all'interno dell'apparecchio di controllo. Ok, qual è quello che ci segnala la cosa? L'alert è questo qui, Ok, che guida in assenza di carta valida. perfetto. Si è accesa la lucina rossa, questo dice praticamente che... C'è questo problema. Cioè, qui non viene multato, No, la multa viene assolutamente. fatta semplicemente in un secondo Dopo momento. che noi operatori fermeremo la persona su strada, questo verrà appurato che effettivamente c'è questa problematica, perché il conducente può guidare senza carta in alcune condizioni. Esempio, smarrisco la carta, si rompe la mia carta, non funziona all'interno del tachigrafo, Magari io sta non smetto di puntando lavorare. manualmente. Permette di fare dei controlli mirati, quindi di selezionare i mezzi pesanti da sottoporre. Tutti quelli che passano verde tendenzialmente voi non li fermate. No. Quindi praticamente alla fine
riuscite a ottimizzare i controlli, cioè in un arco temporale uguale riuscite a fare una serie di controlli mirati molto più efficaci. A verificare, quindi a controllare quei mezzi pesanti per cui già abbiamo un alert, un sospetto che ci sia un'infrazione, che comunque sia non abbiano... Quindi tanto per capire, questo che adesso abbiamo individuato e che quindi adesso bisognerà verificarlo e voi decidete di andarlo a verificare, dal punto di vista pratico come funziona? Ora una pattuglia, che sarà la pattuglia che ha operato, in questo caso sono andati altri operatori, fermeranno il veicolo e vedranno materialmente la problematica di quel veicolo. Questa è una tipologia di controllo. Vogliamo intanto descrivere, poi magari andremo a visionare le altre tipologie di controllo che possono essere effettuate da remoto attraverso questi strumenti. Utilizzano tutta la tecnologia che è stata implementata dal 2019, quindi il DSRC, quindi ci sono varie modalità per poterla sfruttare. Una, come abbiamo appena descritto, con i portali posizionati lungo l'autostrada, lungo le arterie, che rimandano poi ad un tablet utilizzato dalla pattuglia per il fermo del veicolo. Poi abbiamo anche implementato delle antenne mobili che vengono posizionate sui nostri veicoli e che quindi ci permettono di, mentre siamo in transito, mentre stiamo effettuando della vigilanza, di andare a verificare i mezzi pesanti che in quel momento transitano davanti a noi. Mentre la terza modalità è quella di prendere l'antenna. Quindi un'ulteriore modalità è quella di prendere l'antenna e quindi posizionarla su una postazione fissa che viene messa insomma in un luogo sicuro al lato della strada, e quindi in quel momento, in quella situazione ci consente di controllare tutti i mezzi pesanti che sono in transito su quel tratto stradale. Quindi lì a quel punto la modalità è sempre la stessa, quindi nel momento in cui l'antenna intercetta un mezzo pesante con degli alert, rimanda ad un tablet e quindi ci sarà a quel punto un'altra pattuglia che subito dopo, a qualche chilometro di distanza, riuscirà a intercettare il mezzo pesante, a fermare e a procedere ai controlli. Perfetto, quindi noi oggi andremo a vedere tutta questa modalità operativa. Andiamo. Quindi praticamente questo è il veicolo che prima avevamo visto che passava sotto al portale e la segnalazione era di guida senza uso della carta tachigrafica. Quindi adesso stiamo verificando che effettivamente quella segnalazione sia reale. Che cosa stiamo facendo in questo momento? Ha fermato il mezzo pesante, l'abbiamo portato qui a Calenzano, dove c'è un luogo idoneo dove poter effettuare tutti i controlli. Ad esempio le ore di guida che il conducente ha fatto nella giornata, che ha fatto nella settimana precedente, che ha fatto nelle ultime 2 settimane, quindi anche rispetto dei riposi dovuti nell'arco degli ultimi 28 ore. Tutti i dati della persona, tutte le banche dati di cui avete disposizione e accesso. Qui invece c'è un software che analizza effettivamente tutto quello che ha fatto nei 28 giorni, 56 per giorni precedenti adesso, l'autista di questo camion. Sì, quindi quell'alert, quello spunto che ci ha dato il portale e quindi il tablet legato al DSRC ci permette quindi poi di verificare attraverso la nostra strumentazione. Ok, e sta andando a buon fine. Adesso quanto tempo ci vorrà per condurre questo controllo a termine? Solitamente noi ci mettiamo 20 minuti, mezz'ora, poi ovviamente dipende anche dalla necessità e dall'approfondimento del controllo. Capita mai che da un controllo fatto qui, vista la normativa esistente, voi tornate indietro? Cioè date una segnalazione poi all'ispettorato del lavoro, a tutta la catena, per andare a verificare anche in azienda, proprio da quel sintomo che diceva, cioè nel senso che se effettivamente è un recidivo, cioè uno che tendenzialmente utilizza poco la carta tachigrafica, insomma diciamo così, andate a verificare anche che in azienda lo stesso comportamento lo facciano anche altri autisti? Assolutamente sì. Noi abbiamo effettuato diverse indagini e le indagini prendono sempre spunto dai controlli su strada.
quindi a volte controllando dei conducenti che abitualmente passano sulle nostre tratte e abitualmente magari riscontriamo delle irregolarità e quindi quella sistematicità ci fa intraprendere dei ulteriori controlli, ulteriori approfondimenti, fino anche a costituire delle indagini proprio nei confronti dei... Che l'autista poi è il punto terminale di una catena che risale lungo tutta la filiera, insomma, no? Immagino, certo. Sì, però lì poi ci serve un'inchiesta vera e propria, insomma. servono delle indagini, sì, a più ampio spettro, tutto finalizzato a garantire sempre più sicurezza nella circolazione stradale. Comunque i mezzi pesanti determinano delle criticità in ambito autostradale, quindi il controllo rispetto dei tempi di guida e dei conducenti è un tassello importante proprio finalizzato a garantire maggiore sicurezza. Quindi il racconto che stiamo facendo, cioè questa ottimizzazione anche del controllo, tutto sommato incrementa proprio il livello di sicurezza stradale sulle strade. Assolutamente, l'obiettivo è quello, cercare di creare maggiore sicurezza stradale. E anche maggiore competitività, Certo, e anche sì, delle condizioni. regolata Assolutamente, al poi mercato è tutto a cascata, sì, perché Maggiore competitività. chi è regolare potrebbe avere dei vantaggi a danno di altre aziende che invece sono regolari, quindi sicuramente aiuta, cioè il rispetto delle regole è la base per avere una maggiore concorrenza. Quindi questo è l'esito del controllo. Quindi che cosa è successo? Il camion è stato fermato, siete andati a verificare se effettivamente il mancato utilizzo della scheda tachigrafica era reale e che cosa è venuto fuori? Ed era reale, cioè l'autista circolava senza scheda e quindi la pattuglia sta procedendo alla contestazione. Inoltre, a seguito del controllo effettuato, è emerso che in data odierna l'autista nell'ultima settimana ha omesso il dovuto riposo di almeno 11 ore, in questo caso ne ha fatto un'ora in meno, e ha accertato che lo stesso giorno ha guidato invece anche un'ora in più, anziché 10 ore ha guidato 11 ore, e quindi la pattuglia sta procedendo sia per l'omesso riposo sia per l'eccesso di guida, oltre alla mancanza di scheda che ha circolato in data odierna. Possiamo anche quantificare la sanzione, quindi che verrà fuori? In questo caso abbiamo 2 infrazioni di lieve conto, cioè sotto il 10%, Okay. e un'infrazione invece superiore al 10%, fra il 10 e il 20%, che prevede quindi circa 330 euro, 5 punti e il pagamento immediato dell'infrazione, perché solo certi violazioni, che sono i cosiddetti medi e alti, hanno l'obbligo del pagamento immediato sia ai veicoli italiani e a maggior ragione ai veicoli stranieri, dove tutte le infrazioni devono essere pagate immediatamente. E invece per quanto riguarda il mancato utilizzo della scheda È tachigrafica? previsto ritiro di patente per 15 giorni e 800 euro circa di verbale. Gli 866 euro che dicevamo prima. Sì, quelli non vanno pagati subito perché non è previsto come normativa. La normativa prevede, con quello che vi ho detto prima, gli eccessi di guida o il mancato riposo superiore al 10%. Perfetto. Siamo passati in azione con il DSRC, quindi con la seconda tipologia di controllo, insomma. Quindi poi eravate in movimento e dall'interno della pattuglia che cosa avete visto sul tablet? Il tablet ci ha dato un allarme di mancanza scheda al passaggio del mezzo e quindi ci siamo subito movimentati per fermare in sicurezza il mezzo in transito. Adesso stiamo procedendo appunto al controllo del conducente e quindi a chiedere spiegazioni come mai viaggiasse senza la scheda prevista. In questo caso abbiamo effettuato il controllo, abbiamo verificato che poteva viaggiare senza scheda in quanto si è verificato che era un trasferimento interno e quindi non sussistevano quelle condizioni per cui era obbligatoria la scheda inserita. Quindi abbiamo visto praticamente la polizia in azione utilizzare questi nuovi strumenti di controllo. È ovvio che abbiamo visto praticamente come funzionano
in maniera estremamente pratica, insomma. Dobbiamo cercare di capire anche con l'aiuto di Andrea Poggianella qual è effettivamente il meccanismo che consente di funzionare. L'antenna che in uso alla polizia permette di identificare o comunque di captare il segnale fino dai 40 metri, quindi da una distanza di circa 35-40 metri a un avvicinamento al veicolo i dati in pochi millisecondi vengono trasmessi all'operatore su strada. E il dato viene registrato in un momento oppure, come dire, subisce degli aggiornamenti? Il dato subisce degli aggiornamenti ogni 60 secondi perché per normativa il modulo di SRC viene aggiornato automaticamente dal tachigrafo ogni 60 secondi di funzionamento e quindi questo permette di avere un dato sempre fresco, tra virgolette. Noi abbiamo visto che venivano letti alcuni parametri e effettivamente però c'era anche, come dire, una difformità, cioè nel senso che comunque alcuni dei sistemi leggevano più parametri rispetto ad altri, perché c'è stato anche un passaggio proprio generazionale del tachigrafo e quindi anche dello strumento di controllo che riesce a cogliere più parametri rispetto al passato, cioè c'è stato un passaggio praticamente dell'ultima generazione che ne ha introdotti di nuovi. Quanti sono e quali sono? Allora, i tachigrafi intelligenti di prima generazione avevano un database di 19 parametri, prevalentemente parametri tecnici, mentre con i tachigrafi intelligenti di seconda generazione, quindi i cosiddetti Gen 2 V2 introdotti ad agosto 2023, sono stati aggiunti 6 parametri, 5 dei quali sugli eccessi di ore di guida. Ad esempio c'è l'eccesso di ore di guida giornaliero, settimanale, bisettimanale, in modo tale da dare una fotografia non solo istantanea ma anche più approfondita, comunque più storica all'operatore su strada. Eccesso in generale o oltre una certa soglia? No, oltre la soglia prevista dalla normativa, nel senso che l'eccesso è se uno mi fa 5 ore di guida continuativa risulta un eccesso di ore di guida sul turno in corso, ovviamente. Okay. Perfetto.